Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze ok, energetiche predestinate per novembre. Ragazzi, abbiamo la carta della torre. Può essere un periodo di destrutturazione, un periodo di revisione di certi accordi, di certe dinamiche, di certe realtà e non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un cambio di rotta piuttosto imprevisto. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. E ricordate che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio di gennaio 2026. Anche di questo trovate tutte le informazioni o sotto nella descrizione oppure nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di novembre. Partiamo con un 8 di pentacoli, ragazzi. Queste sono troppe. 4 di coppe, re di coppe, 7 di bastoni, 4 di bastoni, 2 di coppe, cavaliere, anche se voi non lo vedete, cavaliere di pentacoli, là là, e mondo. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino com'è l'energia del mese. Potrebbero anche arrivare messaggi sciolti tra di loro, quindi senza connessione tra di loro, e poi andremo a vedere i vari casi, quindi amore, lavoro, denaro e via dicendo. Ok, partiamo da questo 8 di pentacoli che mi dà proprio la sensazione che il mese inizi con lavoro, lavoro, lavoro e lavoro. Quindi se siete senza lavoro è un buon mese, però lo vediamo dopo. Andiamo a vedere con l'8 di denari. Allora, qui abbiamo un 4 di coppe che avete già qui e un 3 di coppe. Andiamo a vedere il 4 di coppe, 8 di coppe e torre. Allora, qui c'è qualche cosa nel quotidiano che vi sta assorbendo parecchio, soprattutto a inizio mese. Ora, per qualcuno sono gli amici, come se vi assorbissero parecchio tempo, e per qualcun altro è il lavoro, come vi ho detto prima, perché ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia in testa di cambiare una situazione. Tenete presente che essendo così assorti in questa cosa quotidianamente o in questa relazione o in questa situazione quotidianamente, potreste perdervi qualche bella occasione che potrebbe arrivare o per qualcuno potreste non veder arrivare questa torre. La torre ce l'avete due volte, quindi c'è un cambio di direzione, un cambio di scena, un cambio di aspettative. Di solito quando c'è la torre è un crollo dell'ego. Quindi se avete in testa di raggiungere un determinato risultato con lavoro, 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 potreste rendervi conto che questo risultato non arriva solo con il semplice lavoro, no? E quindi la caduta dell'ego è: ma come io ci ho messo così tanto energia, tempo
magari anche risorse economiche e poi questa cosa non funziona. E in questi casi di solito quando c'è la torre non si può che accettare, no? In un certo senso. Andiamo a vedere il re. 6 di pentacoli, 5 di pentacoli e mondo. Guardate, io ho come la sensazione che si stia cercando di uscire da una sorta di codipendenza o di necessità economica. È per quello che siete in questa fase lavorativa. Non è detto, cioè vi faccio un esempio, questa carta parla di qualche cosa che succede quotidianamente, tutti i giorni. Ora, se per caso siete senza lavoro, non vuol necessariamente dire solo cioè non è che parli solo del lavoro retribuito. Parla di un qualche cosa che voi fate giorno per giorno, secondo me per uscire da una certa situazione, perché qui avete anche l'otto di coppe. State cercando qualche cosa di meglio nel mese di novembre, è come se aveste bisogno di puntare più in alto. Probabilmente perché dove siete adesso non siete, tra virgolette, fuori pericolo, avete ancora come delle carenze. Vi dico che con un 6 di pentacoli potrebbero arrivare delle nuove collaborazioni. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 9 di spade e asso di pentacoli. Che interessante, qui c'è il mondo e qui c'è un asso, c'è come una sorta di chiusura e apertura di qualcosa, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, abbiamo di nuovo un asso di coppe, un altro asso ragazzi. È un 7 di spade. Datemi una carta per il 7 di spade. Fante di coppe, 4 di bastoni e 8 di denari di nuovo. È come se foste proiettati verso una nuova stabilità, una nuova sicurezza, una nuova concretezza. Però lo sento ancora un'energia un po' debole, probabilmente perché con questo asso di coppe siete agli inizi e quindi non è poi così, diciamo, forte il movimento energetico. State puntando comunque alla stabilità, ragazzi. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 3 di spade e 10 di coppe. Qui sento che molti arriveranno ad un compromesso tra quello che di personale bisogna sacrificare con quello che bisogna invece dare o fare per portare avanti questo lavoro, questa quotidianità, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere una relazione, la vostra situazione semplicemente. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Forza e ruota della fortuna. Manca una stella, però sento come se vi invitassero ad avere speranza. Cioè questo 4 di coppe, e vi faccio vedere la carta da vicino, sembra che la persona sia proprio sconsolata, come se non avesse più tante speranze, perché qualche cosa probabilmente è caduto, qualche cosa si sta rinnovando, o meglio, la carta della torre prevede una destrutturazione di qualche situazione, di qualche relazione, di qualche cosa, no? Sento che è qua la parte dove arriva questa destrutturazione, come questo cambio. Avete un altro asso anche qui, tra l'altro. Andiamo a vedere il mondo, perché qui si parla di una lentezza che con forza, con costanza porta al cambio, porta al raggiungimento del risultato. Andiamo a vedere questo mondo. Wow! Amanti 4 di spade. Ragazzi, si ritrova l'equilibrio alla fine.
del periodo. Considerata la carta degli amanti, potrebbe anche essere un ritrovare l'amore per se stessi, anche perché è accompagnata da un 4 di spade che è una carta di guarigione, quindi un po' come il ok, ritrovo me stesso, ritrovo me stessa. So che tutto questo sforzo, anche se sto lavorando più di quello che è il risultato, più di quello che è il risultato che arriva, con forza, con pazienza, con costanza, con forza di volontà, riuscirò ad arrivare all'obiettivo. Molto promettente la lettura, ragazzi. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è senza lavoro. Vi devo dire che secondo me sì, arriva qualche cosa, arriva un lavoro. Potrebbe anche essere un buon lavoro, o meglio, un bel lavoro, cioè nel senso qualche cosa che vi piace. Potreste dover sacrificare il tempo personale, il tempo per i figli, il tempo per la famiglia per riuscire a portare a termine, o comunque per riuscire ad andare a lavorare, mi viene da dire. Però tutto sommato, la lettura finisce molto bene, c'è un compimento, potrebbe esserci con questo 6 di pentacoli anche proprio un contratto, ma non so se è già a lungo termine, però un contratto scritto, cioè non è uno di quei lavoretti così, è un lavoro a contratto. L'unica cosa che mi viene da dirvi, fate attenzione a quello che vi promettono. Cioè, finché non è scritto, non credete a quello che vi dicono, perché molte volte una tattica dei lavoratori, dei datori di lavoro è di promettere cose perché così il dipendente rende di più e poi una volta che ha fatto il lavoro che ha fatto, arrivederci, grazie. Quindi sì, entusiasmo, sì, proattività, produttività, però non fatevi trasportare troppo dalla testa, ecco. Sul potrò far carriera, se faccio... potrebbe essere un lavoro a cottimo, vi dico questo. E potrebbe anche essere un lavoro da casa, vi dico anche questo. Cioè, lavoro a cottimo, per chi non lo sapesse, è pagato a pezzo, a produzione. Cioè, non lo so, per esempio, il lavoro, il primo che mi viene in mente, il lavoro che danno a casa di montare le penne, ogni penna viene pagata un tot. Quindi sta poi alla persona lavorare di più o di meno in base a quello che vuole guadagnare, no? Più si lavora, in questo caso più si guadagna. Per le persone che sono in un lavoro dipendente, anche qui ragazzi, io ho come la sensazione che cioè, il lavoro di per sé va, però potrebbero smuovervi il pavimento promettendovi un posto diverso, un trasferimento. Potrebbero anche promettervi di essere a capo di un progetto, però ho come la sensazione che sia solo uno specchietto per le allodole. Quindi se vi prometto, ah non ti preoccupare che se fai bene questo, quel tuo lavoro che è nuovo, il nuovo posto dove ti ho messo, poi ti farò far carriera, ti darò l'aumento di stipendio, ti darò l'avanzamento di carriera, l'aumento del ruolo, insomma, non crederei tanto a quello che vi dicono. Quando dite sì, fatelo perché avete voglia di farlo, non perché c'è la promessa dietro, perché la vedo un po' debole come promessa. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, secondo me anche per voi nasce come una sorta di revisione dei contratti, delle collaborazioni. Ehm, Ho come la sensazione che arriverete ad un certo punto dove vi sentirete abbastanza da soli e quindi è come se non valesse più tanto la pena di collaborare con qualcuno. Non vi dico che non ci saranno più collaborazioni, ci saranno, ma è come se la persona o le persone che avete davanti non vi convincessero del tutto. Sapete, sono quelle collaborazioni che iniziano perché sarà nuova, dove l'altra persona dice, ah non ti preoccupare, questo io lo so fare, questo lo posso fare io, e voi rimanete lì e dite, sì, va bene le parole, però vediamo a fatti che cosa arriva e come arriva, la qualità del lavoro che arriva. E secondo me riuscendo a mantenere un attimino questo distacco riuscirete a trovare un vostro equilibrio interno, perché qui il rischio è di appoggiarvi effettivamente a qualcun altro e potrebbe anche essere un dipendente per qualcuno e dare per scontato che questa persona farà bene il lavoro,
però insomma è sempre meglio monitorare. Per quello che riguarda la parte economica, vi dico, potrebbe essere necessario ricalibrare un pochettino le spese, quindi togliere da una parte per mettere dall'altra, non perché ci siano problemi, ma anzi per mantenere una sensazione di stabilità. Quindi, non lo so, avete la cassa, io lavoro con le casse, no? Ho la cassa affitto, la cassa spese, la cassa auto, dove c'è l'assicurazione, un tot al mese per il bollo, insomma, io ho varie casse e quando arrivo magari a fine mese e sono un po' scarsa da qualche parte, prendo magari dalla cassa, che ne so, vacanze e lo metto nella cassa imprevisti, perché magari in quel momento mi servono soldi, diciamo, inaspettatamente. E quindi si tratta di fare un po' il gioco dei vasi, neanche i vasi comunicanti, però togliere di qui e mettere di lì, proprio per mantenere una tranquillità economica. Quindi devo dire che tutto sommato il mese è abbastanza tranquillo. Non vedo grosse entrate e sinceramente non vedo neanche grandi uscite, però sì che qualche cosa dovrete sacrificare, ma proprio solo per mantenere una certa linearità sul conto corrente. Parliamo di sentimenti. Allora, devo dire che qui c'è parecchio movimento nel mese di novembre. Se siete single, anche qui c'è la possibilità di conoscere varie persone, però ho come l'idea che non vi farete trasportare molto dalle persone che conoscerete, perché è come se non vi accendessero quella scintilla. Credo che potrebbero essere come persone, perdonate il termine, però un po' banali. Il classico, vi faccio questo esempio perché io sono femmina, però il classico culturista che arriva, fa un po' il piacione perché ha i muscoli un po' gonfiati, però a parte delle ripetizioni che fa in palestra non mi sa parlare di nient'altro. Quindi sono quelle persone che lasciano un po' così, no, il tempo che trovano. Cioè, se siete appassionati di palestra, benissimo, perché avete un argomento in comune. Però se per esempio voi non andate mai in palestra, ma non lo so, per esempio andate a correre, magari sì, l'argomento va bene per un po', però poi dopo stufa, ci vuole altra roba un po' più sostanziosa. Quindi sento che sì, ci sono delle persone che si affacciano, potrebbero essere interessanti, ma ho come la sensazione che voi appunto vogliate di più. Non vi nego che al di là di questo possa effettivamente nascere una relazione perlomeno in equilibrio, che vi possa far star bene, che insomma, credo che questa relazione possa rompere i vostri schemi. Cioè, è come trovare una persona così diversa dalla normalità, dalla banalità, che davvero, se voi avete uno schema del tipo, ah, la persona ideale per me deve, non lo so, vestire in quel modo, avere un taglio di capelli in quel modo, questa persona sarà completamente diversa rispetto a quello che voi vi aspettate, ma vi assorbirà a tal punto da farvi chiedere, beh, magari posso essere un po' più flessibile, no? Con tutte queste mie richieste dell'uomo, della donna ideale. Perché secondo me sarà un po' diverso, cioè è come se fosse una persona fuori dai vostri canoni che diversamente non guardereste perché appunto non è nei vostri canoni, magari non vi attira neanche. Però parlando con questa persona vi risveglia talmente tante cose, una persona così interessante, così direi anche colta, che effettivamente potrebbe farvi suscitare qualche sentimento. Per quelle che sono invece in una relazione da un po' di tempo, secondo me si tratta di rompere delle regole per voi. È come se avessi bisogno di uscire da degli schemi, fare qualche cosa di pazzo, fare qualche cosa di inaspettato nella coppia, qualche cosa che magari non vi concedete mai. Non lo so, ho come la sensazione che ci sia bisogno di movimento, perché le cose sono un po' piattine.
mattine in realtà, ma secondo me, perché avete il mondo, potrebbe essere molto positivo organizzare un viaggio, fare una gita fuori porta, fare un qualche cosa dove voi due riusciate a ristabilire una certa sintonia, un certo feeling, una certa chimica al di là della vita di tutti i giorni. Per le persone, ragazzi, che sono in una situazione non ben definita o una relazione clandestina, cambiano, secondo me, completamente le dinamiche della relazione. È come se succedesse, potrebbe essere un litigio, potrebbe essere un ghosting, c'è come un qualche evento che scuote talmente tanto la relazione, uno dei due, da voler poi comunque cercare un momento di equilibrio. Fate attenzione a una cosa, perché qui avete 7 di spade, ok? 7 di spade, fante di coppe, 7 di spade bugie. Bugie, comportamenti poco chiari. Il fante di coppe potrebbe rappresentare qualche promessa fatta un po' così per fare, per quello che riguarda una certa stabilità, una certa quotidianità. Quindi diffidate delle promesse che vengono fatte troppo facilmente. Ma sì, non ti preoccupare, ti prometto che da adesso cambierà. No, no, le parole non mi servono, voglio i fatti. Ok, se parliamo di famiglia, persone che sono intorno a voi o vicini di casa piuttosto che colleghi, sento che molte persone potrebbero riprendersi un po' in mano il proprio potere personale, tranciando con certi atteggiamenti. Cioè è come se nel mese di novembre riusciste finalmente a gestire le persone che sono intorno a voi e a creare un rapporto, secondo me, in armonia e in equilibrio. Qui si tratta di dare il giusto tempo agli altri, sacrificando qualche cosa di voi, ma non sacrificando completamente il vostro tempo per gli altri. Quindi è come se riuscisse a trovare un giusto bilancio, un giusto equilibrio tra il dare e il ricevere. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Abbiamo possibilità e fiducia, quindi si aprono effettivamente delle possibilità e qui con questa carta mi viene proprio da dirvi buttatevi. Mi ricorda un po' il matto, in realtà è un fante o un cavallo, fatemi vedere un attimo, di coppe, quindi potrebbe essere credo che sia un cavaliere. Sì, è un cavaliere di coppe, quindi c'è come questa chiacchiera, questa fiducia in quello che si può tirare fuori dal cuore, mi viene da dire, in quello che può venire fuori dal cuore, ma bisogna dare delle possibilità anche agli altri. Vi dico, è giusto che voi ristabiliate delle nuove regole perché qualche cosa qui crollerà, ma è anche giusto che abbiate un po' fiducia negli altri, ma fiducia anche nell'universo, nel senso che tutto quello che ci succede perché c'è un disegno più grande. Magari noi non lo capiamo, non lo vediamo, non lo comprendiamo, però è questione appunto di avere fiducia. Secondo oracolo, anime gemelle, ragazzi. In effetti, qui avete un 4 di bastoni, un 4 di bastoni e la carta degli amanti. C'è anche un 6 di pentacoli. Ragazzi, non vi nego che potreste conoscere la vostra anima gemella o potreste rendervi conto che la persona che avete davanti è l'anima gemella. Tenete presente che potrebbe succedere non solo in ambiente romantico, ma anche in ambito lavorativo. Ok? Nel senso che l'anima gemella non necessariamente è una coppia con la quale noi dobbiamo scambiarci effusioni d'amore, può anche essere un o una partner che è la nostra anima gemella per magari la nostra missione di vita, il nostro scopo di vita, la nostra realizzazione personale. Però comunque promette bene. Quindi qui c'è come una rottura degli schemi
per, secondo me, avvicinarvi alla vostra anima gemella a questo punto. Anche perché qui vi dice ci sono delle possibilità, bisogna che abbiate fiducia. E tenete presente che qui con questo 4 di coppe è come se certe cose non le voleste prendere in considerazione. Invece, secondo me, è un po' come vi ho detto prima, no? Avete come un canone, può essere di collega, di collaboratore, di compagno o compagna o partner e vi viene un po' smontata in questo mese. Come se si avvicinasse una persona che non risuona esattamente con le vostre note, però si intona lo stesso. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Quando ti alzi puoi decidere tu come andrà la giornata. Svegliati con la gioia nel cuore, con un canto di lode e di ringraziamento sulle labbra e sappi che io sono con te e che tutto va ottimamente. Fai che questa sia la giornata più perfetta. Vedrai come tutto sarà diverso per te. Quando riuscirai a cominciare la giornata guardando ogni cosa attraverso un paio di occhiali con lenti rosa per tutto il giorno. Bene, e come date una speranza agli altri, non siate così super selettivi, mi viene da dire. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa, lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, anche lì sono divise per settore, amore, lavoro, soldi, piuttosto che la famiglia, i figli, il tempo, la bellezza, ce ne sono una valanga. Vi invito comunque ad andare a curiosare nei titoli dei video e le playlist sono quelle che hanno la copertina lilla. Così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, c'è tutto un po' quello che riguarda le energie non visibili a occhio nudo, insomma, è proprio una formazione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!